Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche generali per la prima settimana prima parte del mese di gennaio, ragazzi. Allora, vorrei solo farvi notare queste, cioè Papa, Amanti e Temperanza. Noi però prendiamo questa qui, che è l'unica che è caduta proprio a terra, ed è il Giudizio. Qui c'è aria di novità. Il giudizio è sempre una carta che parla di chiamate, di telefonate, mail, di notizie che arrivano, ed essendo la carta del giudizio può essere qualcosa che ha a che vedere con il passato e che ritorna. Per qualcuno può fare riferimento alla chiamata di tipo spirituale, quindi quell'impulso che si sente ad andare a cogliere un'altra direzione, diciamo così. E vi dico che a fine anno, fine inizio anno, c'è sempre, diciamo, quella fase sì, di chiusura, un po' è un momento dove si tirano le somme dell'anno precedente e si fanno i propositi per l'anno dopo. E lo sento un po' in questo senso. Adesso andiamo a vedere carta per carta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alla playlist con gli oroscopi del 2024 e il link al video che vi spiega il programma del corso di tarocchi di gennaio 2024. Bene, andiamo a vedere che aria tira per gli amici dell'Aquario. Re di coppe. Queste, ragazzi, sono letture generali, quindi possono risuonare per la famiglia, per il lavoro, per le amicizie, per l'amore. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, abbiamo un re di coppe, un 3 di bastoni, un 9 di coppe, la morte, imperatore, sacerdotessa, wow, e cavaliere di bastoni. Bene, ragazzi, allora partiamo da questo re di coppe. Il re di coppe potrebbe rappresentare voi o potrebbe rappresentare un'altra persona vicino a voi. Potrebbe essere la persona di interesse per qualcuno oppure un padre. Vi dico, abbiamo anche questo 3 di bastoni, come se ci fossero dei progetti, delle questioni che vorreste far avanzare, delle idee. In realtà il 3 di bastoni parla di un progetto che è già iniziato, se ve la devo dire tutta. È qualcuno che ha già fatto un passo e semplicemente sta cercando, diciamo, di ampliare quello che ha già. E qui vediamo anche un 9 di pentacoli, scusate, un 9 di coppe, che è una carta di forte appagamento emotivo. È un po' come se qui nella prima settimana di gennaio ci fosse questo forte richiamo all'emotività e alla progettualità. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal re di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni che poi diventa 3, ma che bello. Un fante di spade e un 2 di coppe. Fate attenzione alle false promesse con questo fante di spade, 2 e 2. Il 2 di coppe è una carta di unione, di compromesso, di accordi. E questo fante di spade che non mi piace perché
Quando è al contrario, parla sempre di qualcuno che parla, gira sempre un po' la frittata. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 5 di pentacoli. E 9 di pentacoli. Voglio un'altra carta per il 5 allora. L'una e 9 di coppe un'altra volta. Ah, ragazzi, allora, se fosse una situazione lavorativa, sento che potreste, diciamo, investire. C'è anche un 4 di bastoni che si è girato. Potreste investire per rinnovare delle strumentazioni obsolete. C'è come questa idea del ok, ma se cambio gli strumenti, i macchinari che ho, sicuramente sarò più soddisfatto, perché diciamo che allora da un lato abbiamo questo 5 di pentacoli che è una carta di carenza economica, dall'altro abbiamo questo 9 di pentacoli che è una carta di abbondanza economica. Però io credo che qui la carenza sia più non tanto nel denaro in sé, ma nella continuità o di questa situazione o di questa relazione. In realtà qui abbiamo un 2 di coppe e un 4 di bastoni, quindi potrebbero esserci proprio dei contratti, ragazzi, ok? Devo dire che questo 5 di pentacoli, allora, o parla di una delusione, come se qualcuno si aspettasse qualche cosa di più a livello monetario, oppure per riuscire ad arrivare a questo 9 di pentacoli c'è prima da investire, c'è prima da tirar fuori dei soldi fondamentalmente. Tenete presente che avete anche la luna al contrario, quindi qui c'è qualche tipo di realtà che non vedete, ok? Tenetelo a mente. Va bene, allora andiamo a vedere il 9 di coppe. Non mi stanno mai tutte le carte che voglio tirare fuori. Asso di bastoni. E 6 di pentacoli. C'è voglia di equilibrio con questo 6 di pentacoli. Ho anche la sensazione, ragazzi, che non sia solo una questione o tra genitori e figli, ipotesi, o lavorativa, ma potrebbe anche essere una questione di coppia. Perché qui comunque ho diverse carte e ho come la sensazione che probabilmente uno dei due non è abbastanza in abbondanza economica per poter affrontare un determinato passo, che potrebbe essere anche solo un viaggio, un progetto, un matrimonio, un contratto. Matrimonio è un papa, eh. Matrimonio ve l'ho detto perché il papa di solito fa riferimento a quelle cose lì, ma più in generale si parla di un contratto e anche qui abbiamo qua. Guardate, ho tanti riferimenti anche alla coppia, alle anime gemelle, perché abbiamo un 4 di bastoni, un 2 di coppe, la carta del giudizio. Adesso poi vediamo man mano che cosa esce, però ho come la sensazione che qui c'è la voglia di contrattualizzare questo tipo di progetto di situazione, perché è come se ci fosse già stato un accordo in questo momento, diciamo nella prima parte di gennaio, si dovesse così stabilizzare questo accordo e poi da lì andiamo a vedere la morte. Re di spade e diavolo. Allora, qui potrebbe esserci, ragazzi, una questione di dipendenza economica, affettiva, perché abbiamo re, diavolo, 5 di pentacoli e fante di spade, e anche il re di spade. È come se ci fosse da lasciarsi indietro certi condizionamenti, certe rigidità mentali, certe idee, ma soprattutto le rigidità, ok? Perché queste due carte insieme parlano di un ipercontrollo, talmente è qualcuno che ha un controllo talmente forte da sfociare in manipolazione. Chi ha bisogno di mantenere le cose sotto controllo
è perché fondamentalmente, ragazzi, ehm, non, a parte la profonda sensazione di insicurezza che ha questa persona, no? Quindi il fatto di avere le cose sotto controllo, di seguire le regole, la fa sentire al sicuro. Però questo vuol dire non essere in grado di fluire con la vita. E qui abbiamo la morte, come se ci fosse da lasciare indietro. Può anche essere una persona, il re di spade. Tenete presente che qui avete il fante. Quindi andiamo a vedere l'imperatore. Asso di coppe, 6 di spade. Sì, qui ragazzi c'è da tagliare con queste idee, con questo condizionamento, per poter aprire il cuore. Tenete presente che poi c'è un imperatore. Allora, potrebbe rappresentare una persona, un capo di nuovo, ehm, anche qui un padre, cioè un po' la stessa energia del re di coppe, diciamo, ma più concreta. Quando c'è la carta dell'imperatore è perché qualche cosa ha radicato e qui è un nuovo inizio. Sento che con questo 6 di spade vi state allontanando dal vecchio nella seconda settimana di gennaio. È un po' come se qualcuno stesse aspettando un'azione dall'esterno per riuscire a essere riconosciuto, per riuscire a trovare l'equilibrio interno, per riuscire a trovare la stabilità. E questo, non lo so, vi fa rimanere un po' intrappolati in questa questione del controllo. Per cui una volta che lasciate indietro queste idee, arriva l'asso di coppe. Vi dico che potrebbe anche essere una persona nuova, essendoci un asso di coppe che vi apre il cuore, quindi potrebbe anche essere un innamoramento, ragazzi, anche perché qui abbiamo un cavaliere di spade, di bastoni. O i segni non ce la faccio, portate pazienza, c'è Mercurio retrogrado e mi impappinerò un sacco. Allora andiamo alla sacerdotessa, re di bastoni e 4 di pentacoli. Allora ragazzi, qui per riuscire a uscire vivi da questa situazione di ipercontrollo, di bisogno di sicurezze, bisogno di stabilità, bisogno di contratti, perché avete una carta di accordo, una carta di accordo, due carte di contratti, un'altra carta di contratto. Quindi se state aspettando un lavoro, qualcosa del genere, un contratto nuovo arriva, secondo me. Il punto è che magari non arriva nei tempi, nei modi e nei prezzi che voi speravate, però qua vi dicono di, come vi posso dire, di non perdervi troppo se una cosa è giusta o no per voi. Diciamo che è un inizio, un cambio, è un qualche cosa che vi può far andare avanti da dove siete. Vi dico, c'è qualche tipo di proiezione legata al passato che dovete lasciare indietro con questa morte e può proprio far riferimento alla rigidità mentale, cioè, vi faccio un esempio, ma al primo appuntamento è l'uomo che deve pagare la cena, ma chi l'ha detto? Cioè, non è una regola scritta, no? Per esempio. E qui si tratta di lasciare andare proprio queste idee. Sono credenze limitanti, ragazzi. Ma andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Cavaliere di coppe. Qui un'offerta e imperatrice. Wow, imperatore e imperatrice, ragazzi, un altro simbolo, un'altra sincronicità di anime gemelle. Vi dico, c'è comunque un'offerta, c'è comunque un movimento da parte di una persona, potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona, e si va verso la prosperità con questa imperatrice. Qui appunto io ho la sensazione, allora le carte sono belle, si tratta solo un po' di lasciare indietro certi modi di pensare. Per qualcuno potrebbero essere degli atteggiamenti, dei vizi, delle brutte abitudini anche con il diavolo. Ragazzi, ho anche la sensazione che se inizierete, se per esempio a dicembre avete conosciuto qualcuno che non vi renda felice esattamente come voi vorreste, però non vi preoccupate, aspettate gennaio,
nella seconda parte, nella seconda settimana di gennaio, secondo me, le cose cambieranno. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Rimandare e in viaggio. È un po' quello che vi dicevo qui, no? Cioè, portate pazienza fondamentalmente. Questa carta può... allora, innanzitutto un 8 di bastoni, che nei tarocchi tradizionali parla di comunicazioni. Quindi o si tratta di rimandare le comunicazioni o si tratta di rimandare uno spostamento, qualcosa. Fatemelo sapere poi nei commenti come vi risuona. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. È tempo di andare. Wow, anche qui abbiamo una carta di spostamento, Carta numero 45. È come se fosse giunto il momento, ragazzi, di cambiare un po' il giro della vostra vita, di lasciarvi indietro certe situazioni. Non lo so perché, ma per qualcuno ho idea che sia una relazione amorosa da lasciare indietro, magari un po' troppo controllante. Considerato che c'è il giudizio, è come se vi rendeste conto di una certa realtà, ok? Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. So che l'oroscopo esce ben prima del tempo previsto, però io vi auguro lo stesso uno splendido inizio 2024, anche una fine 2023 degna e insomma che possiate iniziare l'anno in modo positivo. Vi ringrazio di nuovo di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!